Cos'è che fa una sacerdotessa oggi? Questa parola può evocare immagini di pratiche fantascientifiche, abiti sontuosi, titoli altisonanti e personalità inarrivabili. È proprio per queste fantasie che accadono quando non si specifica o non si ha l'opportunità di specificare. Sai che mi è successo di essere stata discriminata e censurata nell'organizzazione di un'attività che non c'entrava niente con questo aspetto da parte di un ente locale. Quindi forse è meglio fare chiarezza. Sono Laura Ghianda e in questo canale tratto di temi come la spiritualità radicata, la teosofia e una forma mentis oltre ogni dualismo. E se anche tu vuoi muovere i primi passi in questa spiritualità del futuro, in questa mentalità del futuro, iscriviti al canale e attiva le notifiche, così non perderai mai un mio video. E se arriverai alla fine di questo video, probabilmente scoprirai un modo totalmente nuovo di intendere questa parola, nonché forse un'ispirazione per mettere in pratica questi concetti tu stessa, tu stesso. Perché lo specifico con sacerdotessa, io in realtà mi riferisco a tutti, sacerdotessa. La parola contiene entrambi i generi e chi non si riconosce né in un genere né in un altro. Ma partiamo dall'inizio, partiamo proprio dall'ettimo. Assolutamente questa parola, soprattutto coniugata al femminile, suona oggi provocatoria. Però il mio gioco è proprio quello, giocare con una provocazione e allo stesso tempo con qualcosa di estremamente semplice. Questa parte della parola, il sacer, non vuol dire altro che sacro. Quest'altra parte non vuol dire altro che fare. Un sacerdote o una sacerdotessa altro non è che colui o colei che fanno sacro. È proprio a quest'ettimo che io mi aggancio per tessere questo nuovo significato, al di là dei titoli, dei romanzi, dei film, dei mondi più o meno fantasy che può evocare. Per me questa parola è assolutamente attuale oggi e si connette perfettamente con il tipo di mondo che intendo portare avanti. Questo fare ha un significato ben preciso. Si riferisce a un mondo dove il sacro non è qualcosa di lontano, distante dalla condizione umana e dalla nostra quotidianità, anzi, il sacro coincide con il quotidiano, cosa che avviene in moltissime culture ancora oggi native. Ed è proprio questa concezione qui, in realtà, che sembra una piccola cosa, ma dobbiamo ricordare che i concetti non devono stare soltanto nella mente, nelle idee, ma hanno una risonanza assolutamente nella pratica. Sacro nel quotidiano cambia totalmente l'approccio dell'essere umano nel mondo e ci arriveremo su questa cosa. Ma soprattutto sacro nel quotidiano significa vedere questa cosa qui, ora, in tutte le attività che noi compiamo e partiamo proprio da qui. Altro che grandi mondi e grandi fantasie di chissà che sette esoteriche com'era nella mente delle persone che rifiutarono la mia proposta, tirando proprio in ballo questi presunti significati spaventosi ed esoterici. Ed ecco appunto che stavamo parlando della sua implicazione nella quotidianità, di portare giù questi concetti astratti, questi modelli altissimi e radicarli nella pratica. Cosa comporta tutto questo? Cosa comporta questo concetto e cosa comporta questo sacro nel quotidiano? Una cosa assolutamente importante.
un nuovo umanesimo, ovvero con due significati. Da una parte il valore dell'essere umano e dall'altra il suo posto nel mondo o nell'universo. Devo procurarmi un pennarello con la punta più grossa perché vedo che con le condizioni di luce il riflesso della lavagna si legge poco. Ad ogni modo, portare il sacro nel quotidiano, ritessere un nuovo valore dell'essere umano e quindi anche ricollocarlo in una nuova posizione rispetto al mondo, alla realtà e a quello che circonda. Significa che ogni attività possibile viene risignificata su questa ottica qui, quindi di sacralità. Ed ecco che in un mio vecchissimo articolo molto conosciuto, che forse adesso riscriverei in modo differente, avevo quasi osato la provocazione del sacerdozio universale, non nel senso che intendeva Lutero probabilmente, ma proprio in questo senso qui. Che cosa fa una sacerdotessa? Sicuramente ci sono tutta una serie di pratiche connesse alle tradizioni di provenienza, però c'è appunto tutto questo mondo. Quindi se il sacro è nel quotidiano, viene a mancare quella distinzione tra sacro e profano, che è tipica di molte correnti spirituali e religiose, e andiamo in un altro tipo di sfera, una cosa che non sto inventando io e per me è molto di ispirazione, proprio le culture native che ho summenzionato. Entriamo in questa sfera qui, quella dell'ordinario, e quella dello straordinario. Uno straordinario e un ordinario che non hanno più bisogno di identificarsi con appunto sacro e profano, dove il sacro sarebbe lo straordinario e il profano sarebbe la sfera dell'ordinario. Quindi abbiamo un altro tipo di significato, un fare sacro, e un fare sacro che però coincide con una sacralità nel quotidiano. Quindi abbiamo entrambe le dimensioni. Quella dell'ordinario è proprio quella che fa capo alla quotidianità e poi quella dello straordinario che in certi casi anche si allaccia. E certo che riguarda pratiche particolari, certo che riguarda tutti quei momenti che sono unici e che hanno valore di per sé, quali possono essere ad esempio tutti i riti di passaggio che nella nostra cultura abbiamo assolutamente smarrito e che andrebbero recuperati, dalla tradizione di attribuire il nome ai neonati, alla pubertà, il passaggio all'età adulta sarebbe qualcosa di fondamentale e la cui mancanza mostra i suoi effetti anche sul tipo di adulti che siamo in grado di essere oggi o che non siamo in grado di essere oggi, dove molti pezzi sono ancora da recuperare e sono ancora rimasti incastrati nell'infanzia e nell'età adolescenziale. Possono essere le unioni delle coppie, può essere assolutamente un modo nuovo anche di intendere la morte, possono essere le varie celebrazioni che ricaricano la ciclicità, il passaggio stagionale come quelle delle ruota dell'anno o comunque i momenti dove il tempo si ripete e sono i momenti che hanno dato vita e ridanno vita anche ai miti. Non è che tutto questo non ci sia, però è di fondamentale importanza intenderci su questo. Com'è possibile quindi? Io l'ho detto che la parola era una provocazione. Significa che più che il che cosa fare, questa sfera, questo significato dà l'idea di come fare. È un salto mentale incredibile, per cui non siamo più focalizzati sul risultato finale, ma anche su tutto il processo che porta a un risultato. E questo dovrebbe far venir meno la spinta alla performance, che è appunto goal oriented, cioè spinge verso il goal, verso la cosa da raggiungere, costi quel che costi. Ecco che nell'ordinario possiamo trovare persone che sono capaci di riprendere in mano l'intero significato di rifare il pane. E quindi perché no? Qui dentro ci stanno
pannettiere e pannettieri, ci sono persone che sono in grado di dare un nuovo significato all'autoriparazione, quindi possiamo avere autoriparatrici e autoriparatori. Qui c'è un altro significato nell'attività dello scrivere, quindi scrittori e scrittrici, persino un altro significato nel produrre i nostri oggetti, quindi un altro modo di produrre, un altro modo di circondarci degli oggetti che abbiamo in casa, un nuovo valore ridato anche all'artigianato. E poi è molto più che così. Qua rientra anche quello che è la particolarità della persona. Quindi ci spostiamo da un'idea che proviene da altre correnti, da quelle un po' di provenienza, dalle storie che ci raccontiamo, dove chi ha un determinato ruolo è in una scatola di conoscenze che devono essere uguali, identiche per tutte e tutti. Qui invece stiamo parlando di un nuovo umanesimo, quindi un nuovo valore dell'essere umano, abbiamo detto, e un nuovo posto nel mondo. E quindi dal valore dipende anche quale tipo di talenti, di passioni e di cose che proprio ci piacciono fare possiamo avere. Tutto questo, tutte queste passioni, questi talenti rivisti in un'altra ottica, non di profanità ma di sacro nella quotidianità, porta quella persona ad agire del mondo in senso sacro. Nel mondo in cui mi sono formata, che è quello del Glastonbury Goddess Temple, la mia insegnante dice che il primo compito di una sacerdotessa è rimuovere la cera dai tappeti. E io direi il come la rimuove, la capacità persino in un compito del genere di farlo con questo tipo di connessione. E questo sì apre tutta una serie di pratiche nuove, probabilmente inaspettate se non mi conosci e se hai aperto questo video per curiosità, e di cui mi occupo attraverso la tradizione che ho fondato della Teosofia. E in tutto questo gioca un'altra cosa, il fattore tempo. Il fattore tempo che è connesso alla nostra epoca, che richiede sempre più velocità, sempre più immediatezza, a scapito però della qualità, ed è quello che sta ispirando di brutto il movimento del slow life, che direi che pur essendo in un'altra nicchia è perfettamente connesso a questo tipo di filosofia. Certo, non può finire qui, c'è anche qualcosa in più. Perché una persona può decidere più o meno provocatoriamente di utilizzare questa mia filosofia di vita? Perché è una filosofia di vita innanzitutto. Perché c'è una vocazione al servire, non nel senso di umiliazione che ha connotato questo termine, ma nel senso del portare un proprio impatto consapevole nel mondo. Un servire che, magari lo approfondiremo meglio in un altro video, non pone in antitesi l'individuo con la sua comunità, perché il mio pensiero, il pensiero che propongo, Beyond Dualism, è oltre ad ogni tipo di dualismo positivo, e quindi se c'è una connessione, il servire me stessa e il servire la comunità finisce per coincidere. Però c'è proprio una spinta, è una qualità particolare, una spinta a servire appunto la propria comunità, il mondo in cui viviamo, a renderlo un posto migliore, possiamo dire. Ecco che questo può avvenire con entrambi gli aspetti, quello della straordinarietà e quello dell'ordinarietà. E quindi la scelta di essere una sacerdotessa, un sacerdote in questo mondo assume questo senso di filosofia di vita. Vorrei che quelle persone che si sono così tanto preoccupate mi dicessero che cosa c'è di così strano, di così assurdo, di così settario in tutto questo. Ma quindi chi volesse in futuro studiare con me di che cosa si occuperebbe? Un po' di tutto, delle basi, intanto anche per occuparci della straordinarietà, ma anche per riportare questo significato nell'ordinario e che cosa questo possa realmente comportare. In che modo ci rendiamo agenti di cambiamento, in che modo contribuiamo a portare questa qualità, questa sacralità in tutto ciò che ci circonda, tutto. Fammi semplicemente sapere nei commenti con un sì o con un no se avevi mai sentito parlare di questo modo di intendere il sacerdozio, tra virgolette, e se ti va anche di dirmi se questo discorso ti ha ispirato e ti ha lasciato un pensiero per quelle che sono le tue attività, le tue passioni e il tuo modo di vivere la vita oggi, qui ed ora.
In descrizione ti metto anche il link per iscriverti alla mia newsletter di Teosofia e Spiritualità Radicata, dove troverai dei contenuti, diciamo, un po' più approfonditi e più intimi, soltanto riservati alla mia mailing list, e tutte le novità che riguardano il mio lavoro in anteprima. Ciao, da Laura Ghiando.